L'esperienza è stata realizzata nell'anno scolastico 2011-12 presso il Centro di Formazione Professionale Zanardelli di Brescia, riguardo una classe del terzo anno dell'indirizzo parrucchiera. La classe era di 24 studenti con varie tipologie di bisogno educativo speciale, ma nessuno legato a disabilità certificate. In particolare 2 studenti con molte assenze per problemi di salute, 2 con disturbi specifici di apprendimento, 2 ripetenti, 4 con diversa nazionalità, molti con situazioni familiari e sociali problematiche ed infine una con problemi di autostima e comportamento. Il gruppo di studenti era molto debole in matematica e fisica. L'obiettivo generale era quello di applicare il modello matematico nella spiegazione scientifica dei fenomeni. Gli obiettivi specifici erano 2: il processo di modellizzazione e l'uso della statistica nello studio dei fenomeni fisici e quello di comprendere l'acustica e le relazioni fra le leggi del suono e la musica. La metodologia di lavoro ha previsto compiti interattivi di problem solving, sia individuali sia in piccoli gruppi eterogenei al loro interno, basati sul cooperative learning. Gli studenti lavoravano con metodologia laboratoriale, avendo a disposizione sia strumenti scientifici di misurazione, sia materiale povero, sia software per l'elaborazione dei dati. La classe ha anche partecipato ad un'attività del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, utilizzando l'analisi del suono per la soluzione di un caso forense. In questa attività agli studenti veniva chiesto di identificarsi con degli investigatori e risolvere un omicidio a partire dalle evidenze trovate sul luogo del delitto, in particolare le impronte dei sospetti e i loro spostamenti la notte del delitto, calcolando per ciascuno la possibilità statistica che l'impronta dell'assassino fosse sua. In questa attività gli studenti dovevano risalire al probabile omicida sulla base dell'analisi del suono emesso nel comporre un numero di telefono sulla tastiera del cellulare. I ragazzi si sono talmente appassionati alle attività proposte da frequentare in orario extrascolastico il laboratorio per risolvere i casi. La maggior parte degli alunni ha inoltre scelto la fisica come materia principale della tesina per l'esame di qualifica, ottenendo un ottimo punteggio finale. Qualcuno ha pensato di continuare gli studi e di iscriversi all'università. Il gruppo ha utilizzato molteplici modi di rappresentazione, espressione e partecipazione alle attività proposte, secondo i principi dell'Universal Design for Learning. Ad esempio, nella risoluzione dei problemi vi erano attività manuali per la misurazione, l'utilizzo di video o istruzioni scritte per il corretto utilizzo degli strumenti, la redazione di report testuali o audio a seconda delle preferenze degli studenti.